La premeditatio malorum è un concetto stoico. Si tratta della preparazione mentale al peggio e se hai giocato a Tarsis avrai già ben capito perché ho deciso di parlarti di questo argomento. Oggi ti parlo di Tarsis, il videogioco, ma suppongo che il gioco da tavolo riprenda gli stessi concetti, ossia quello del sei in una missione spaziale, devi raggiungere Marte e ogni volta che fai qualsiasi cosa o anche che non fai niente succede una catastrofe. Devi far sopravvivere il tuo equipaggio fino all'arrivo su Marte. Tutto questo con una gestione molto limitata delle risorse, numerosi imprevisti e catastrofi e insomma con una costante preparazione al disastro imminente. Giocando ti rendi conto che la premeditatio malorum, ossia il concetto di prepararsi al peggio, diventa una strategia inevitabile in Tarsis. Prevedere, pianificare e accettare l'inevitabile. Questo in Tarsis è necessario, ma spesso è necessario anche nella vita. La consapevolezza del peggio può essere una risorsa molto importante nella tua vita. Ti aiuta a prepararti a affrontare le sfide che la vita ti riserva e affrontare anche il tuo destino con calma e resilienza. Detta così sembra semplicemente un invito a vivere la tua vita con pessimismo, ma in realtà la premeditatio malorum è molto diversa. E oggi in questo video ti spiegherò appunto la differenza e come usare la premeditatio malorum per dare un boost alla tua vita. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Bene, partiamo dalla gestione delle risorse, che in Tarsis è una cosa davvero essenziale. Ogni membro dell'equipaggio infatti ha a disposizione un limitato numero di dadi. Il cibo quasi te lo sogni e la fortuna pure. In ogni turno devi fare un'attenta valutazione per capire che cosa è meglio fare e per trovare un equilibrio tra il rispondere alle esigenze immediate e pianificare le cose per il futuro. Ad esempio, è meglio utilizzare i dadi per attivare dei bonus o è meglio utilizzarli per disattivare una catastrofe? È meglio usare il cibo subito o tenerlo da parte per quando la situazione sarà più problematica? Nella critica situazione di Tarsis, utilizzare la premeditatio malorum per te diventerà un'abitudine. Dovrai costantemente prevedere le situazioni di crisi e utilizzare le poche risorse che hai per cercare di tamponare il disastro. Ma anche nella vita spesso può essere così. Le nostre risorse sono limitate. Tempo, soldi, energia. Se non ci impegniamo a gestirli al meglio, si esauriscono in fretta. Ecco quindi che invece di prendere le distanze dai disagi, dalla sofferenza ad ogni costo, imparare a familiarizzare con loro ti può essere di grande aiuto. Beh, non è certo piacevole immaginare che in futuro le cose possano andare male. Potresti perdere un amico, dover mettere fine a una relazione importante, potresti perdere il lavoro, dover affrontare situazioni economiche disastrose o magari affrontare una tua personale malattia. Purtroppo gli imprevisti nella vita capitano e la premeditatio malorum serve proprio a questo. Questo approccio serve a conservare una parte delle energie per poter affrontare una possibile situazione futura meno rosea, diciamo, invece che consumare tutte le tue risorse adesso per il semplice fatto che adesso va tutto bene. In questo modo potrai affrontare le crisi in maniera migliore, potrai avere più risorse a disposizione nel momento in cui ne avrai più bisogno. Per esempio, abbiamo tutti quell'amico che se a fine mese guadagna 1000 spende 1000 e quando quel mese guadagna 3000 spende comunque 3000 e in ogni caso, indipendentemente da quanto guadagni, è sempre senza soldi. O magari quella persona sei proprio tu. Beh, allora, in questo caso, adottare la premeditatio malorum e pensare che, anche se adesso ti va bene, magari in futuro potrebbe andare peggio, semplicemente questo pensiero può aiutarti a cambiare radicalmente il tuo modo di pensare. Può cambiare il tuo approccio e spingerti ad usare meglio le risorse che hai oggi. E questo ci porta a parlare di scelte e conseguenze. In Tarsis ogni tua scelta ha una conseguenza, generalmente disastrosa. Le scelte che fai hanno conseguenze a volte dirette e a volte meno sull'equipaggio e sulla tua nave e a volte sono davvero inaspettate. Una mossa sbagliata, anche se a prima vista può sembrarti un errore, insomma, abbastanza ignorabile, in realtà può portarti a arrivare ad una situazione senza via d'uscita. Ed ecco qui l'importanza della premeditatio malorum. Valutare meglio le tue scelte
pensando di più alle conseguenze, soprattutto quelle negative. Questo perché cercare di anticipare le ripercussioni che le tue azioni o le tue non azioni avranno sul tuo futuro ti porterà ad essere un po' più lungimirante. Considerando come ciò che fai può plasmare il tuo futuro, può insegnarti davvero a prendere delle scelte migliori, può insegnarti a pianificare meglio e a gestire anche le situazioni più critiche. In Tarsis hai vari parametri da tenere sotto controllo, a partire dalla barra HAL, ossia la salute della tua navicella, per poi passare ai singoli membri dell'equipaggio, ognuno con un numero di dati disponibili, una situazione di salute e un livello di stress personalizzato. E poi devi anche tutelare la tua squadra cercando di gestire bene i punti assist e il cibo a tua disposizione. Insomma, sono tante cose e in una situazione di emergenza, quando tutto è frenetico e tutto disastroso, è facile dimenticarsi di controllare qualche parametro e accorgertene quando ormai è troppo tardi, quando ormai stai già pagando le conseguenze della tua distrazione. Ecco qua, premeditatio malorum. Pensiamo a cosa può andare peggio, controlliamo tutti i parametri perché sappiamo che uno di loro ci fregherà. Quindi con questa visione di disastro imminente riuscirai ad essere più attento ai segnali che magari affrontando la vita con leggerezza ti sfuggirebbero. Quindi, dopo le scelte e le conseguenze, ci sono le previsioni e le soluzioni. Purtroppo i problemi, gli imprevisti, le situazioni negative sono una cosa che non possiamo controllare. Semplicemente ci dobbiamo preparare al fatto che prima o poi qualcosa di negativo succederà. Ed ecco qua la differenza tra premeditatio malorum e pessimismo. La premeditatio malorum è analizzare possibili scenari futuri e prevedere possibili ostacoli e prevedere allo stesso tempo il modo per poterli superare. Se ti chiedi che cosa potrebbe andare male, il tuo cervello si preparerà ad affrontare quella possibile difficoltà. Ed è proprio qui che la premeditatio malorum si differenzia dal pessimismo. È una forma di preparazione mentale, un modo per affrontare le difficoltà future. Quindi non è un semplice vedere le cose in maniera negativa, stando lì rassegnati senza fare niente a riguardo, tipico del pessimismo. Ma è un modo per prepararsi attivamente a superare gli ostacoli quando quelli arriveranno. Questa abilità è fondamentale in Tarsis, ma è fondamentale anche nella vita. Identificare possibili soluzioni in anticipo è un ottimo modo per riuscire ad affrontare le difficoltà future, per riuscire a reagire in maniera più reattiva ed efficace. Insomma, evitando di arrivare al collasso della navetta prima che arrivi su Marte. Questo ti darà una certa tranquillità mentale, perché avrai la consapevolezza di riuscire ad affrontare una situazione difficile in futuro con un bagaglio di abilità che con il semplice positivismo non avresti sviluppato. Tarsis è un po' lo specchio della nostra vita quotidiana, ovviamente in modo un po' più romanzato e leggermente più tragico. Però anche lì, Tarsis, come nella vita, abbiamo risorse limitate e dobbiamo continuamente scegliere, prendere delle scelte che avranno delle conseguenze e dovremo avere a che fare con quelle conseguenze. Ti aiuta però a sviluppare l'adattabilità e avere un atteggiamento più saggio e previdente. Insomma, trasformare le difficoltà in un'opportunità di crescita e di miglioramento, come tanto ti piace fare. Quindi con questi 3 piccoli passi, con riuscire ad imparare a gestire meglio le tue risorse, riuscire a prendere scelte migliori pensando anche alle conseguenze e riuscire a prevedere difficoltà future immaginando soluzioni, riuscirai ad affrontare meglio le difficoltà che purtroppo la vita ogni tanto ci propina. Ebbene, io per oggi mi fermo qui. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, condividilo e iscriviti al canale. Clicca anche sulla campanellina per attivare le notifiche in modo da non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.